Prima di cominciare a parlare di questo delirio, permettetemi di giustificarmi del perché io sia finito a guardare un film del genere. Per motivi che sarebbero troppo inutili e lunghi da spiegare adesso, sto passando un momento in cui sono in fissa per la criptozoologia, al che mi sono detto, vuoi che non esista un brutto film che parli ad esempio di Bigfoot? Con una veloce ricerca su IMDb, il primissimo film che mi si è palesato davanti agli occhi esondava così tanto di trash che non potevo esimermi dal vederlo. Sto parlando di Bigfoot contro D.B. Cooper. I was only 22 years old when the story began, but I remember it like it was yesterday. Little did I know, as I took that fateful trip, I would encounter something far more dangerous and a hell of a lot bigger than turkeys. Il D.B. Cooper rappresentato in questa pellicola è proprio il famigerato criminale statunitense che dirottò un aereo in cambio di un riscatto nel 1971. E se l'accostamento di questo personaggio con Bigfoot vi potrà sembrare un po' bislacco, aggiungete nel calderone anche una manciata di ragazzi in fase appena post-puberale che per il 90% appare a torso nudo e un vaghissimo sottotesto gay. Il regista di questa perla trash è David DeCoteau, che chi come me bazzica lo schifo del mondo cinematografico forse conosce per horror trash dal retrogusto gay come le infinite saghe di 1313 e Brotherhood. Anche questo film quindi si autoproclama horror, ma in realtà è solo trash. La trama è estremamente semplice, anche perché qualcosa di realmente interessante succede solo a partire dal minuto 43. Sostanzialmente noi seguiamo Bernie, che non è altro che un busto con le gambe, che dopo 10 minuti di assoluto nulla, misto a primi piani dei suoi addominali, arriva ad una villa, plausibilmente per passare delle vacanze o qualcosa del genere, non è specificato. Subito si palesa un principio di gangbang, perché scopre che la villa è già occupata da 5 ragazzi che non hanno coscienza di cosa sia una maglietta. È chiaramente una forzatura di trama per presentarci personaggi, ma i nomi assolutamente intercambiabili dei nostri manichini svaniscono nel vento come le foglie di autunno. Mi è assolutamente oscuro il motivo per cui si paventi del sottotesto gay, dal momento che i ragazzi hanno pochissime interazioni tra di loro e comunque si comportano come un normalissimo gruppo di amici. Sicuramente i loro addominali sono molto più protagonisti di loro, ma non vedo perché il target di questo schifo debba necessariamente essere maschile. Comunque questi ragazzi alloggiano nella villa perché cacciano uccelli nel bosco. Vi assicuro che è così, non c'è nulla di sconcio tra le righe. Il nostro amico Bernie si unisce a loro, mentre uno dei ragazzi si dichiara pacifista e decide di rimanere in casa a fare una doccia. Stratagemma che sappiamo già essere una scusa per lasciarlo da solo in modo tale da farlo morire, ma ancora più importante per farcelo vedere mentre si strofina la tartaruga sotto l'acqua che scroscia. Una cosa che trovo assolutamente sconcertante da parte di un film che fa finta di rivolgersi a un pubblico omosessuale è perché il ragazzo che non vuole unirsi alla caccia venga per questo apostrofato come poco virile. Allo stesso modo e nella stessa frase viene considerata virile la puzza di maschio, che francamente che schifo. Una volta stabilito che 5 buzzurri andranno a caccia, la sceneggiatura decide che il pubblico ha bisogno di conoscere i loro caratteri perfettamente identici, o più precisamente ha bisogno di vedere degli energumeni che in boxer bianchi, che personalmente trovo la cosa meno sexy del pianeta, si atteggiano con pose da culturista davanti allo specchio con in mano un fucile palesemente finto. Ma se proprio a qualcuno potrà essere sembrato vero, ci pensa uno dei ragazzi a tirare un colpo allo specchio e darci la prova che il Super Liquidator al confronto è un'arma di distruzione di massa. Non è che questa cosa del fucile sia troppo importante, anche perché essendo finto chiaramente non servirà a nulla, però loro si atteggiano come se fosse vero e quando Bigfoot si paleserà loro faranno come per sparargli, ma noi sappiamo già che si prenderanno delle sonore pizze in faccia. La sequenza di culturismo inutile sembra non voler finire mai e già quando mostrano il secondo ragazzo capiamo che hanno intenzione di fare questa lunga esposizione sugli addominali di ogni singolo personaggio, col problema che ben 2 ragazzi non hanno neanche un filo di muscoli e anzi uno ha anche una gradevole pancetta da birra, perciò il risultato è solo noioso e anche piuttosto imbarazzante. Mi stavo completamente dimenticando di parlare di D.B. Cooper, anche perché non è che interessi molto al film. In tutto questo cringe appare solo in una scena, girata malissimo, in cui si trova sull'aereo che ha deciso di dirottare. A questo proposito voglio fare un po' il puntiglioso. In una scena in aeroporto si vede in primo piano un aereo russo, con la nitida immagine dell'odierna bandiera russa. Vi ricordo che siamo nel 1971, almeno informatevi un minimo. Ma parliamo invece di Bigfoot. Per la prima metà del film, comprese le scene di cultura
culturismo, Bigfoot per tutto il tempo non fa altro che spiare i ragazzi. Fa solo questo. Francamente se li uccidesse sarebbe meno inquietante. Invece lui rimane dietro gli alberi, li spia dalle finestre e si gode tutto lo spettacolo. Sembra un cinquantenne guardone con evidenti problemi di ipertricosi. Comunque non è per niente chiaro perché faccia questa cosa o perché poi deciderà di ucciderli. L'unica opzione che mi viene in mente è che tra tutti i personaggi sia lui l'unico effettivamente gay e uccide i ragazzi perché chiaramente è invidioso del loro fisico tonico e iperdepilato. E siamo arrivati al minuto 43, sì ve l'ho detto che non succede nulla. Con una serie di stratagemmi che faranno in modo che i ragazzi uno alla volta si troveranno da soli, Bigfoot prende a uno i nostri busti semoventi a zampate in faccia, anche se poi quando ce li mostrano non hanno il minimo graffio e sembrano semplicemente assopiti come la bella addormentata in attesa del principe Filippo. Quindi non abbiamo idea di come siano effettivamente morti. Dopo 300.000 scene inutili tutte uguali, rimane vivo solo il nostro amico Bernie. Nel frattempo dall'alto dei cieli arriva anche B.T. Cooper che si è paracadutato dall'aereo, al che, incredibile rivelazione, Bernie è in combutta con D.B. Cooper e si trova in quel luogo per recuperarlo dopo l'atterraggio. In quel preciso momento i due incontrano Bigfoot. Il film si chiama Bigfoot contro D.B. Cooper e la prima scena in cui i due personaggi hanno effettivamente a che fare l'uno con l'altro accade a minuto 62 e giusto per la cronaca dopo 10 minuti il film finisce. Durante questi 10 minuti tra Bigfoot e Cooper si scatena una lotta in cui sostanzialmente Bigfoot per sbaglio sfiora i soldi che Cooper aveva avuto come riscatto. Quest'ultimo si incazza e gli tira un calcio rotante che neanche la tecnica del serpente degli Shaolin. Bigfoot cade a terra e si spiaccica contro un masso, ma non prima di aver mosso Cooper ad una gamba. Sapete già come va a finire? Risvolto total trash, il morso che Cooper ha ricevuto alla gamba lo trasforma a sua volta in Bigfoot. E secondo il film è per questo motivo che D.B. Cooper non è mai più stato ritracciato. Fine. Al di là della sceneggiatura imbarazzante, la regia ha dei guizzi interessanti, alternati a momenti semplicemente brutti. La qualità delle riprese effettivamente non è male, ma sicuramente tutto il budget è stato speso in questo modo per poter riprendere con la massima nitidezza ogni singolo poro del basso ventre dei protagonisti. I personaggi sono uno più inutile dell'altro, sono chiaramente tutti carne da macello e considerando che presumibilmente lo scopo del film era farci arrapare, francamente il risultato è piuttosto deludente. Vi propongo un giochino, tentate di fare una classifica di gradimento dei personaggi, tenendo in considerazione sia la caratterizzazione sia il fisico. Penso che riuscireste ad avere un ordine abbastanza preciso delle morti, che naturalmente comincia con il personaggio più interessante. Sì, lo so che è tutto molto trash, ma almeno vi tenete impegnati. Io non so se votarmi totalmente alla filmografia di Decotto o scansarlo come la peste. In ogni caso, spero che quando mi ricapiterà uno dei suoi film, il trash sia più soddisfacente del cringe che ho trovato in Bigfoot contro D.B. Cooper. Proponetemi qualche altro film trash che riguardi altre leggende del mondo moderno. Continuate a seguirmi iscrivendovi al canale e vi ricordo che potete trovarmi anche a tutti gli altri link che trovate nell'info box. Dal mondo del voyeurismo per il momento è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima recensione. Beh, ciao!